Ciao amici, ben ritrovati. Oggi faccio una comparativa di tutti i pennini Sailor che ho qui disponibili al momento, giusto per darvi un'idea delle diverse gradazioni, ma anche dei diversi pennini perché a seconda dei modelli prodotti dalla casa i pennini sono diversi. Allora, è una comparativa giusto per mostrarvi il tratto di questa autorevolissima casa produttrice giapponese. L'inchiostro è un Röhrenklinger, il verde gris, uno dei più riusciti, dei più anche simpatici, usiamo questo termine, tra gli inchiostri di questo produttore. Allora, come potete vedere davanti c'è un po' di tutto, perché abbiamo due penne importanti che si sono già confrontate in un video, che sono la Profit 1911 Large, ecco il pennino però in oro a 21 carati. Poi abbiamo una Pro Gear, eccolo qua, che è un pennino diverso da quello in 21 carati ed è lo stesso che equipaggia anche la Sailor Profit, quella per così dire standard. E poi scendiamo un pochettino e troviamo la Sailor Shikiori. Questa è una versione speciale in blu, un blu stellato, metallizzato, blu-viola. E per finire una Sailor Pro Color che avevo lasciato lì in parte, mi ero dimenticato di presentarvi. Anche questa ha un pennino a sua volta diverso rispetto alla serie Profit e è simile a quello della Shikiori. Ok, allora procediamo. La carta è un'unica carta, è un blocco Rhodia, come potete vedere, un Rhodia quadrettato, è una carta che a me piace molto, devo dire la verità. Un blocco con una tramatura violacea, con una rigatura di questo tipo. Il quadratino è quello da 0,5, vediamo che non mi sbagli, è un quadratino 0,5 che è di quelli che piace a me. Allora, l'inchiostro vi ho detto unico, parametro comune a tutti quanti. Allora andiamo a vedere un pochettino. Cominciamo dalle più importanti. Tanto le abbiamo viste nell'altro video, quindi sappiamo già come scrivono, però cominciamo a vedere un pochettino. Bello questo inchiostro? Questo è un extra fine. Bello, 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 quanto scorre bene questo pennino da 21 carati, scorre benissimo. Poi su una carta con una finitura come questa non ne parliamo nemmeno. Proviamo il suo gemello. Ma sapete che ogni volta che su carte molto trattate, cioè molto ben rifinite, prendo in mano il pennino fine, quello extra fine, corro a guardare ogni volta se non mi sono sbagliato. È incredibile, questo è un F, come nell'altra prova sembra di avere fra le mani lo stesso tipo di pennino, cioè su una carta molto levigata le differenze sono davvero minime. Riprendo l'altra per capire se c'è qualche sensazione. Ecco, diciamo che come posso spiegarvelo? Sembra il pennino extra fine sembra un pochettino più nobile, più appunto, più migliore, per usare un italianismo. E dai, pronto? Cioè, non so come descrivervelo, è più una questione di finezza, di nobiltà, è più appunto. Ecco, per usare una parola sola, è un pennino più appunto. Andiamo a vedere invece, per esempio, questo pennino della Pro Gear, che è una bella penna. Questa è la versione slim, piccolina, bella, ve l'ho presentata nel video. Ve la accosto perché volevo mostrarvi come un tratto medio, questo è un tratto medio, guardate come scrive. Un europeo medio non scrive assolutamente così, ma la vera sorpresa arriva fra poco. Poi le proviamo ancora per
per metterle insieme. Qui abbiamo, ecco la sorpresa che arriva fra poco, questo è un pennino che ho montato sulla Profit Standard, è un pennino, è un B. Un B, quindi stiamo parlando di un bold, avremo senza dubbio quindi ci aspettiamo un tratto importante. Eccolo qua, sembra un M, tra l'altro regolarissimo. Sto sconfinando nell'altra area. Veramente molto bello, vediamo il tratto, sì, vedete, non è poi così generoso come potremmo aspettarci. Provo con il pennino, ah sì, questa qui però col pennino rovesciato è troppo sottile, non si vede neanche, si perde quasi del tutto. Andiamo a vedere le penne, quelle per così dire più economiche. Faccio una comparazione veloce perché ve le ho già presentate tutte nei video dedicati. Shikiori, quanto mi piace questa penna, un tratto sottile, guarda che roba. Perché è più leggera dell'altra, è più maneggevole, mi piace un sacco, è un pennino extra fine e lo mandi dove vuoi. Questo è veramente bello, vado a confrontarlo, lo confronto anche con quest'altro extra fine, che sarebbe questo. La differenza, grandi differenze, non ce ne sono, perché comunque è un tratto extra fine. Si sente un pennino che non è un pennino in oro né a 21 né a 14 carati, è un pennino un pochettino più rigido, fuori dubbio, e guai se non fosse così visto il costo della penna, è un pochettino più rigido, trasmette meno sensazioni come scrittura rispetto all'altro, però è bellissimo, proprio mi piace molto. La Procolor questa volta ha un pennino ancora un pochettino più economico. Questo è un pennino F. Il fatto che però sia un pochettino più rigido lo pone molto vicino a quello all'extra fine. La grande differenza, perlomeno quella che salta di più all'occhio, è che è meno appunto, è meno preciso, è meno scorrevole, anche se sarebbe improprio parlare di scorrevolezza su un pennino come questo, perché scorrono come dei missili, anzi serve una carta, ve l'ho detto in altri video, un pochettino capace di trattenere, cioè di non lasciarli sfrenati nel tratto. Le altre, per finire le altre penne, questa qua è la Sailor Shikiori. Bella, bella. È una penna scorrevole, è una penna appunto. Proviamo la Procolor. Non è affatto male questa penna, molto scorrevole, diciamo che è una penna secondo me per gli appunti veloci. Guardate come scrive, veramente non ha bisogno di altro che della vostra voglia di scrivere. È una penna molto appunto sotto questo aspetto. Riprendiamo la Profit, no, la facciamo così la S. Profit Standard, ovviamente qui abbiamo un pennino di quelli importanti, perché vi ho detto che è un pennino B nib, scorrevolezza al massimo, basta appoggiare la punta. Pro Gear, vediamo invece un M, non è male, anche se il tratto M non è propriamente il tratto che io preferisco. Poi abbiamo queste due bellezze, vediamo se sono centrato, sì. Chiaramente quando si utilizza una penna, sì,
come questa, cioè la differenza dei soldi che si pagano per una persona che insomma ha già maneggiato un po' di penne. Non comprate delle penne costose come prime penne, perché non siete nemmeno in grado di valutarle e di godervele, però che bella. La differenza c'è tutta, e comunque ogni volta che prendo in mano il pennino c'è sempre questa, infatti viene fuori sempre una gradevolezza appena maggiore per il tratto extra fine, che trovo sia il pennino più appunto, e forse anche la peculiarità di questi bellissimi pennini che Sailor produce. Ecco, questa è una prova, chiamiamola così, un po' veloce, per mettervi sul tappeto un po' tutti i pennini con tutti i tratti della Sailor. Li riassumo con questa videata un po' più stretta, in modo che spero possa esservi di aiuto. Questo qua è l'extra fine, extra fine, scusatemi, stiamo parlando del 21 carati. Poi abbiamo il fine, vi assicuro che è difficile capire se stiamo scrivendo con l'uno o con l'altro, se non per le sensazioni che trasmettono, perché come vedete sembra davvero quasi la stessa penna. Poi abbiamo un extra fine Shikiori, questo qua scrivo è lo Shikiori, che è un pennino, diciamo, laccato, non è placato, non è il pennino in oro. Questo qua dobbiamo provare il Procolor ancora. Il Procolor è un pennino in acciaio di gradazione fine, però come vedete è molto sottile. Ovviamente è un pennino un po' più economico, quindi come vi ho detto poca sensibilità di ritorno. M medio, questa volta vediamo effettivamente una variazione del tratto. E poi abbiamo il nostro bold, pensate un po', un bold che però è appena più grosso del medio, non c'è una differenza. Se penso al medio della Montblanc o di altre penne, sono quasi il doppio di questa qua. Bene amici, grazie per essere stati con me anche questa volta, vi invito ai prossimi video. Ciao a tutti!